Ti ringrazio. E ringrazio gli dèi di avermi messo sulla strada un uomo forte come te. Confesso che mi aveva impressionato la vista di quei cavalli scatenati. Come va? Meglio. Oh, le gambe mi tremano ancora. Che cosa guardi? Una ragazza che non sa reggere una coppia di cavalli? Ma cosa dici? Nessuno sarebbe riuscito a trattenerli. E allora? Guarda te. È veramente difficile incontrare una donna così bella. Oh. Lo dici semplicemente, come lo diresti di una pianta o di un animale. Penso quasi che tu sia sincero. Ed è così. Io sono sempre sincero. Ora ho capito. Tu sei Ercole di Tebe. A Iolco ti aspettano. Si attendono grandi cose da te.
Per gli dei, sarà bruciato a quest'ora. No, si può ancora mangiare. Ne vuoi un po'? Mm. Su. Ancora. No, basta. Comincerò dove hai messo le labbra tu. Non capisco se sei audace o presuntuoso. Sono solo affamato. Non è lavoro per te, Iole. Sì, Iole, figlia di Peglia, re di Iolco. Le insegne sul carro, mi hanno detto il tuo nome. Lascia, faccio io. Mi sbrigo subito. Non ho nessuna fretta di tornare in quella città che detesto. Uno strano benvenuto per uno straniero. Fossi in te non ci verrei. Mi ha invitato tuo padre. Non è vero! Sei tu che gli hai offerto di insegnare l'arte delle armi a mio fratello. E non è la stessa cosa? No! Conosci anche tu la storia di Iolco. Sai benissimo di che cosa parlo. Tu ricordi quella notte? Cosa sai di quello che avvenne? Ero una bambina. Le memorie di quell'età sfuggono come sabbia stretta nel pugno. Ma ricordo che ero felice quel giorno. Tornavamo dalla caccia. Avevamo fatto una battuta insieme a mio zio, Esone, che era il re allora. E lui aveva voluto che con suo figlio Giasone salissimo sul suo carro io, mio fratello Ifito e mio padre. Al nostro lato cavalcava il capo della scorta, Chirone, che il giorno prima aveva avuto una contesa con il re per un motivo a noi sconosciuto. A un tratto scorgemmo davanti a noi un drappello di soldati. Portavano un uomo in catene. Mio zio fermò la biga mentre io cercavo invano di vedere il viso del prigioniero che stava a capo chino. Il re mormorò qualcosa all'orecchio di mio padre, che, sceso dal carro, andò a parlare col capo del drappello. Che cosa ha fatto? Ha ucciso una donna per rubarle quel po' di denaro che aveva. È un assassino. Del breve colloquio ero riuscita a sentire solo quella parola, assassino. Doveva trattarsi di un condannato a morte. E ne fui sicura quando mio padre, tornato sul carro, disse qualche cosa sottovoce a mio zio ed egli fece subito partire i cavalli. Era buono ma giusto, Esone, e inflessibile nella sua giustizia. L'idea di quella morte imminente si impossessò di me come un triste presagio. Intanto un vento impetuoso aveva incominciato a scuotere gli alberi del bosco. Quando arrivammo a Iolco, il cielo si era oscurato e il vento soffiava rabbioso. Gli abitanti che sempre correvano a dare il benvenuto al re s'erano rinchiusi nelle loro case e la grande piazza era deserta. Con l'approssimarsi della notte, il senso d'angoscia s'andava sempre più impossessando del mio animo e valse a dissiparlo solo per poco l'invito fattomi da mio cugino Giasone di andare a vedere il Vello d'Oro. Quando il re e le sue guardie erano lontani, io, Giasone e Ifito entravamo nella sala del trono, emozionati, felici. Vedere, toccare quello che il popolo considerava il simbolo regale, più che lo scettro o la corona, era per noi una grande emozione. Sembrava che da esso sprigionasse un fluido misterioso. A sfiorarlo faceva venire i brividi. Fu quella l'ultima volta che vidi Giasone, mentre irritato guardava Ifito che s'era seduto sul trono.
Il mio sonno fu subito turbato dagli incubi. Il ricordo dell'incontro fatto nel bosco non mi abbandonava. Sognai quello che immaginavo sarebbe stato l'epilogo del triste episodio. Vidi il condannato arrivare al luogo del supplizio, il carnefice avanzare verso di lui impugnando la scure, sollevarla. Ma col mio grido, altre grida sentivo echeggiare lontano per le sale della reggia. E il terrore s'aggiunse al terrore quando mi accorsi che il letto della nutrice era vuoto. Sconvolta, disperata, raggiunsi la sala del trono. Intravidi fra la confusione e il clamore il corpo del re ucciso. Mio padre, impietrito, era lì, davanti al sangue del fratello. Poi si volse con gli occhi sbarrati a guardare i vuoti sostegni che più non sorreggevano il vello d'oro. Ma a che servì il suo dolore? Giasone e Chirone erano scomparsi e con essi era sparito il vello d'oro. E così Chirone fu accusato d'aver ucciso il re per portarsi via Giasone e il vello d'oro. Sì, E a che scopo? per vendetta. Neppure tu lo credi. Che importa? Questo è quanto si dice. Ma si dice anche che non fu Chirone a uccidere il re di Tessalia. È falso! Se è proprio falso, perché gridi? Sì, a Iolco si parla di mio padre. Si mormora che l'abbia ucciso lui per strappargli il trono. Ma non è assurda questa voce? Certo, regnare senza il vello d'oro è molto difficile. Perciò la gente inventa tante calunnie. Ma mio padre è al di sopra di ogni sospetto. È giusto che tu lo creda. Sono stata una sciocca. M'ero illusa di convincere l'allievo di Chirone. Anche tu vieni a perseguitarci, a farmi soffrire. Vieni, ti accompagnerò io. Aspetta. Sai, non valgo molto come carpentiere. Ti porto con me a Iolco sul mio cavallo. Ti prego, sta facendosi notte. Quanto odio nei tuoi occhi. Sei cresciuta male in quella casa, tra cattivi ricordi, senza un amico. Ma io ti aiuterò, ti proteggerò, te lo giuro. Come il verme il frutto maturo, come la luce le tenebre, come l'acqua il fuoco, qualcuno si avvicina e si prepara a distruggerti. Guardati dal monosandalo. Il tuo sogno è sempre lo stesso. Un uomo con un solo sandalo. Guardati da lui. Ma perché mi odia tanto? Ancora non sa nemmeno di odiarti. Oh, padre, non ho mai creduto agli oracoli. E a questa Sibilla poi. Il destino conosce bene il tuo nome. La morte dorme il tuo stesso letto. Che vuoi dire, strega? Non posso dire di più. Questo è quanto gli dei mi confidano. No, bisogna rispettare i sacerdoti, gli dei e chi parla per loro. Darò ordine che chiunque venga qui a Iolco con un sandalo solo sia immediatamente ucciso. Tu! Chi sei? Ercole, che tu hai voluto a Iolco. Ercole di Tebe. Vieni avanti.
Benvenuto a Iolco. Dicono che tu sia un semidio. Sai anche diventare invisibile? Sta zitto, Ifito. Mi ha salvato la vita. Ma bene, è stata abile la prima mossa. Senti bene quello che io dico ad Ercole, perché riguarda anche te. Col suo aiuto rafforzerò il trono di Iolco. Con la sua guida farò di te un uomo capace di regnare. Poi vi lascerò tutto. Potere, onori e gloria. Padre! Aspetto quel giorno con molta ansia. Il trono su cui seggo mi sembra talvolta uno scanno umile, inutile. Padre, hai bevuto troppo stasera. Hai ragione, ma per troppo tociuto. Ercole ha la mente aperta, oltre che il braccio pronto. E io ho bisogno di aiuto, perché sono stanco. Dimostra di essere sincero, e io farò di te il mio consigliere. Addio, a domani, amico mio. Un momento, e chi mi assicura che sei veramente il figlio di Alcmena? L'ho visto io. Ha domato i miei cavalli. Erano impazziti e m'ha salvato. Certo, figlia mia. Ma io non mi fido degli occhi di una donna. Cosa vorresti dire? Nulla. Ti voglio troppo bene, Iole. Allora, Aspetta, padre. Avanti, mostraci quello che sai fare. va bene, Ercole. Ora va. Iole ti mostrerà le tue stanze. A domani, Pelia. Lo hai trattato troppo bene, padre. Ti sei lasciato incantare come mia sorella. E tu lo detesti perché sei sciocco ed impulsivo. Ercole è la tua garanzia. Le sue forti braccia terranno a bada Argo, Laerte, Tifi, Dioscuri e chiunque vorrà attentare al trono di Iolco. Questo trono che sarà tuo, figlio. Solo tuo. Dormirai qui. Il sole sorge dall'altra parte. Potrai riposare tranquillo. Grazie, Iole. A domani. Strana la mia famiglia, vero Ercole? Non posso giudicarla per ora. Perché non mi sorridi? Sono prudente. E hai ragione. Se vuoi ti sciolgo dal giuramento che mi hai fatto. Mai. Se ho ascoltato le sciocchezze di tuo fratello, se rimango a Iolco, lo faccio solo per te. Non ti interessa più la storia di Chirone? Guarda, quella era la sua stanza. In questa stava il re ucciso. E lì dormiva Giasone. È stato Chirone ad uccidere mio zio. Lui e nessun altro. Io sono certo che tu sei in buona fede, anche se sbagli. Cosa vuoi ancora, Euristeo? Nulla. Ma hai commesso un errore. No. Ercole farà di mio figlio quello che io non sono riuscito ad essere. Ercole è stato allievo di Chirone. Gli era molto amico. Troppi anni sono trascorsi. Ercole è un giusto. E il giusto cerca sempre la verità. Anche dopo molti anni. E si accontenta solo quando l'ha trovata. Potrebbe trovare un'altra cosa in sua vece. L'amore, forse. Iole? Non posso impedirle di ascoltare i propri sentimenti. Tua figlia si pentirà. Come te. Certo. Vattene. Sì, me ne vado. Torno nell'ombra. Il solo premio alla fedeltà di tutti questi anni. E l'oro? L'oro. Brilla al sole l'oro. Nell'ombra è opaco. Triste.
come il sangue. Vattene! Sì, ma tornerò e sarai proprio tu a chiamarmi. Devi abbandonare i giochi, il tuo cuore non regge allo sforzo. Lo so, Esculapio, vorrei correre solo questa maratona. Portatelo via. Mi sono allenato per tanti mesi. Via! La gramigna del fanatismo cresce fra la gioventù di Olco e con essa il mito della forza. Gli studi vengono trascurati per le glorie dell'arena, non è vero, Orfeo? Sì, Laerte. Purtroppo la poesia languisce. Un giorno la mia cetra canterà soltanto eroiche imprese e battaglie. Guarda, Tifi, arriva Argo. Sembra una furia. Anche voi all'arena, anche voi accecati dal nuovo astro. A Iolco ormai non si parla che di Ercole. Ha conquistato il cuore dei nostri figli. Io credo che a un suo cenno si schiererebbero anche contro di noi. Non temete. Lo sguardo di Ercole è puro come la luce del sole. La sua forza è una sfida alle tenebre. Guardatelo, fra Castore e Polluce. La perfidia non può accompagnarsi alla sua tempra. Guardate. Bravo, bellissimo salto. Ma bada, si deve andare per gradi se si vuole diventare campioni. Volevo che ti accorgessi di me. Voglio diventare come te, Ercole. E sono certo che riuscirai se avrai molta volontà. Mio padre dice che sei solo un uomo forte, ma io so che tu insegni a mettere la forza al servizio dell'intelligenza. Così deve essere. Sta bene. Mi resterai al fianco. Ti insegnerò come si combatte, ma non solo con le braccia. E un giorno amici e nemici ti chiameranno l'astuto. Non poteva essere che lui. Perdona, ma noi ce ne andiamo. Addio, Ercole. A domani. Andiamocene. Non farlo perché è il figlio dell'usurpatore. Prendi un arco. Il sole è già alto. Dormi troppo. I massaggi delle mie schiave sono un piacere a cui non posso rinunciare soltanto perché mi aspetta Ercole. Tieni. No. Da dove sei? Mai avuto l'onore di tanti ragguardevoli spettatori. È una distanza assurda! L'hai fatto apposta per umiliarmi davanti a loro! Ti sembra? È la distanza minima alla quale si usa l'arco. Se il nemico è vicino, si usa la spada o la lancia. E ricordati che non è una questione di forza. Con un po' di cervello, anche un ragazzo come questo può far centro dal fondo del campo. Bene, e provamelo. Provami che nel tuo cranio non c'è un terzo bicipite. Vieni con me. Che cosa vuol fare? Sta zitto. Mira con calma e soprattutto ragiona. Devi valutare bene l'intensità del vento. Guarda le cime di quegli alberi. Sono loro che ti suggeriscono l'inclinazione necessaria all'arco rispetto al bersaglio. La freccia deve scorrere parallela al braccio sinistro, precisa come una retta. Così. Tendi altri 2 pollici. Non ci riesco. Devi farcela avanti.
Ancora uno. Scocca! Sorprendente. Molto bene. Come ti chiami? Ulisse, figlio di Laerte. Ricordati quello che ti dico. Il tuo fato sarà deciso dall'arco. Nessuno in tutta la Tessaglia mi ha mai battuto nel lancio del disco. Accetti la sfida? Accetto. Il figlio di Peli ha scelto giusto. La pesante corporatura di Ercole sarà alleata di Ifito in questa gara. Stiamo a vedere. Lancio di 137 piedi. È una misura straordinaria. L'orgoglio ferito del figlio di Pelia ha punito Ercole. Aspettiamo. Avanti, Ercole. Fa vedere il tuo stile. Come si lancia Tebe? Con due mani? Questa è veramente la mano del figlio di Zeus. Il mio carro! Il mio carro! Andiamo via, padre. Non troverai amici a Iolco. Torna a te, Ercole. Ho promesso a te e a me di restare. E che vantaggio puoi averne? Ifito si vendicherà perché l'hai coperto di ridicolo. Iole, non posso lasciarti. E neanch'io potrei più vivere lontano da te. Ah, temevo tanto che tu accettassi di partire. Mi vedevo già sola nella reggia, tra quelle mura ostili, sola. È tornato, puntuale come l'estate, crudele come la grandine sul grano tenero. Quello preferisce, il grano tenero, i ragazzi e le donne. Che è successo? Nemeo, il leone. Ma dove erano? Nella valle di Passing, a pochi stadi da qui. Via! Non andare, Ercole! Ercole! No! Non andare! Ucciderà anche te! Tornatene a Iolco! No, sono venuto qui per godermi lo spettacolo. Vattene! Voglio vederti alle prese con un leone e non con un disco di ferro. Sei pronto più di lingua che di mano! Questo è da vedersi. Vattene che ne rispondo io della tua vita! Ma rispondi anche del mio prestigio verso il popolo. E ti giuro sugli dei che se ti risparmia il leone, non ti risparmierà la mia spada.
Grande Zeus. Era questo il fato. Il tuo carro vuoto è giunto a Iolco come un lugubre annuncio. Sì, ma la vittima di Nemeo non sono io. Sei ancora in tempo a diventarlo. T'avevo avvertito, Pelia. Con Ercole entrava la rovina fra queste mura. Mio figlio è morto. Ifito. È inutile piangere adesso. Pensa alla vendetta. Come posso vendicarmi di Ercole? Come posso farlo soffrire come io soffro? Chiedigli questo riscatto. E vedrai Ercole dilaniato da quella furia invincibile. Re Pelia, Ercole è giunto. Nessuno volle che tu affrontassi il leone. Se tu non l'avessi fatto, mio figlio vivrebbe. Ora Nemeo è morto e i padri e i mariti che piangono i figli e le spose sentono placare insieme al rancore il loro dolore. Ma chi placherà il mio? Tu, inseguendo la tua gloria, hai portato la sventura nella mia casa. Tu andrai in cerca di Cretese. Lo affronterai. Belva contro belva. Questo è il riscatto che ti ordino. Non ci sia più pace per te. Possano gli dei perseguitarti con i loro strali e gli uomini con il loro odio, finché non avrai lavato il sangue di Fito. Io non ho voluto smentire tuo padre perché so che soffre, ma questo ordine è ingiusto, come ingiuste sono le sue accuse. Certo, Ercole deve solo obbedire agli dei, ma che ne sai tu delle sofferenze degli uomini? Ascolta, Iole. Vattene! Perché è morto Ifito? Rispondi, Sibilla. La Caligine mi circonda. Un uomo che io potrei spezzare mi dà ordini. Una donna mi umilia. Non è tua la colpa, Ercole. Ifito è morto perché deve compiersi il fato di Iolco. Insegui Cretese, lotta con lui.
In questa tua fatica contro il toro c'è la tua sorte. Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi. E cosa vuoi fare allora? Ribellarti? Ascoltami. Gli avvenimenti degli ultimi giorni, Iole, questo riscatto, hanno creato in me dei sentimenti nuovi, ma in me c'è ancora qualcosa che mi vieta di sentire l'odio e l'amore. È la tua immortalità, Ercole. Se l'immortalità deve rendermi infelice, allora non la voglio. Sta attento, Ercole. Ora ti è facile rinunziarvi, ma pensa che ti aspetterebbe la vecchiaia e poi la morte. Saresti come gli altri, indifeso, preda della paura e del dolore. Voglio amare come ogni uomo, lottare come loro, sentire anch'io trascorrere il tempo e veder crescere i miei figli. Basta, Ercole. Sia come vuoi. Da oggi dovrai affrontare le prove che ti riserva il fato con le sole tue forze. Potrai vincere o tornare sconfitto, uccidere o essere ucciso. Sta bene, la lotta sarà più bella. Segui la tua sorte allora. Gli dèi non amano la testarda presunzione degli uomini. Grazie, o dèi, d'avermi ascoltato. Adesso è una vera lotta da vincere. Ora ho una donna da conquistare e ho il mio destino di uomo. Il mio destino di uomo. Il mio destino di uomo. Potrai vincere o tornare sconfitto, uccidere o essere ucciso. Chirone, chi sei? Come lo conosci? Ercole. Cretese m'ha travolto. È finita per me. Eppure il fato è stato generoso. Tu sei qui. Sta tranquillo.
Non parlare. No, devo. Sento che la morte è vicina. Ascolta, Giasone. Sì, è lui il figlio di Esone. Chirone m'ha salvato da chi voleva sopprimermi. M'ha condotto qui che era un fanciullo. M'ha educato al sapere e alle armi, come un padre. Deve riprendere il posto suo di diritto sul trono della Tessaglia. Il tempo è venuto. Ma ora sarai tu a insegnargli invece mia la strada della giustizia. Tu tornerai a Iolco con Giasone e il vello d'oro. Ercole, allievo mio prediletto dai tempi felici, il vello d'oro non è qui. L'imbarcazione con la quale io e il piccolo Giasone riuscimmo a fuggire da Iolco fu sospinta da un vento impetuoso verso la terra della Colchide. Quegli abitanti volevano uccidere me e Chirone. E perché il vello d'oro non cadesse nelle loro mani, Chirone lo nascose fra i rami di un'immensa quercia. Poi, non so come, riuscimmo a fuggire e continuammo il viaggio. Ma chi l'ha ucciso, Esone? Chi è stato? Giasone dovrà riavere il suo regno senza violenza. Questo gli ho insegnato. Questo ha promesso. Chi ha ucciso Esone? Parla. Ricordati, il vello d'oro. Ecco, guarda. Iolco si trova dietro quelle colline. Non mancano ormai che 10 stadi. Andiamo. No, Giasone. È inutile che ti tormenti. Non sapremo mai chi ha ucciso tuo padre ora che Chirone è morto. Quante volte ho tentato di farmi dire la verità, ma lui non ha mai voluto farlo. Leggeva i miei pensieri, sentiva il mio desiderio di vendetta. Come io capisco dai tuoi occhi che la volontà di uccidere è più forte dei consigli di Chirone. È vero. Il desiderio di vendicarmi domina ogni mio pensiero. Ma l'assassino non ha un volto, non ha un nome. Fermatevi! Aspettate! Che c'è? Dobbiamo guardare il ruscello, non vorrei far bagnare le bambine. Va bene. Forza allora. Su. Ecco fatto. Proprio adesso dovevi stilarti. Oh, mi dispiace, è colpa mia. Non importa, a Iolco ne venderanno dei migliori. Abbiamo troppa fretta stasera. Addio! Addio a te
Grazie. Grazie. Andiamo, Addio. bambini. Darò ordine che chiunque venga qui a Iolco con un sandalo solo sia immediatamente ucciso. Iole è tornato. Ercole? Sì, e non è solo. Ha portato con sé un giovane che pretende di essere il figlio di Esone. Fate presto. E così fui salvato da Chirone e nascosto in quella grotta, in attesa che gli dei e l'età mi aiutassero a tornare nella mia terra senza timore di coloro che uccisero mio padre. Sono pronto a crederti, ragazzo. Però, e spero che tu te ne renda conto, ho bisogno di prove. Può anche darsi che tu dica il vero, ma io non posso cedere il mio regno e il governo di questa città al primo che viene a sostenere di essere mio nipote. Ora tu dici che Chirone è morto e che il vello d'oro si trova niente meno che nella Colchide, una terra molto lontana, un viaggio lungo ed impossibile. Potresti quindi essere venuto qui al solo scopo di trarmi in inganno. Io stesso ho udito quanto Chirone ha detto. Le tue parole nulla aggiungono alla verità o alla menzogna. Hai già portato abbastanza lutto alla mia casa. Vorresti anche prendermi il trono? Non sarò io a far questo. Io non l'ho mai visto in questa situazione. Ma guardate, cosa ha detto? Cosa è successo? Io non capisco. Io credo, re, che discutere sia perdere tempo. Se questo giovane ha detto la verità, lo stabiliranno gli dei. La Colchide è lontana, ma vale la pena di tentare il viaggio fino ad essa per far luce sulla morte di Esone. È una terra favolosa e piena di misteri, la Colchide, e paurosi sono i mari che la circondano. Forse è questa l'impresa alla quale la nave di Argo era destinata. Una conquista che i poeti cantino come la nascita di Zeus o di Atena. Ritrovare il vello d'oro o sparire nel silenzio della morte. Così il popolo saprà se giusto e legittimo è il trono di Iolco. Noi partiremo per tornare a dirti la verità, Pelia. Orfeo ha ragione. Io sono pronto a partire. E io con lui. Anch'io. E anche noi. Come volete, sia la vostra volontà quella degli dei. Ma non aspetterò tutta la vita. Non resterò qui nel dubbio per i pochi anni che mi restano. Avete 3 lune di tempo, non un giorno di più. Addio. Avrai il nostro appoggio. Sta tranquillo. Non dubitare. Ti aiuteremo. Il tuo sguardo è sincero. Sicuro. Meriti che si tenti. Ti ha parlato nessuno di Ulisse? No. Te ne parlo io che lo sono. Ti sarò di grande aiuto, amico. Iole, Che cos'hai da dirmi? non credere che mi ostini contro la tua famiglia. Davvero? E cosa dovrei credere? Io cerco solo la verità. Tu lo sapevi fin dal principio quale verità volevi scoprire. Ascolta, Iole, te lo chiedo perché ti amo. Che cosa stai aspettando? Non hai sentito le parole di Orfeo? C'è in vista una nuova impresa, un'altra gloria per te. Va con quello che si fa chiamare Giasone e ritorna con altre vittorie e con altre sventure. Ricordi ciò che mi hai detto il primo giorno? Che non eri felice perché un cupo mistero circondava il trono di tuo padre? Ebbene, il nostro destino è svelato. No, Ercole, il tuo destino non è il mio. Riusciranno, ne sono certo. E torneranno qui col vello d'oro. Mi accuseranno, mi uccideranno. Insieme a Iole, che ha soltanto la colpa di essere mia figlia. Quando ho visto quell'uomo senza un sandalo... Basta, Pelia. Non è coi lamenti che riuscirai a salvarti. Allora avanti, parla! Se conosci qualche via di salvezza, io sono pronto a tutto. Tuo figlio è morto. E se Giasone non tornerà, dopo di te, una donna non potrà tenere il trono da sola.
No, non ti darò mai, Iole. Mai. Gli argonauti salperanno domattina. Nessuno mi conosce. Rifletti questa notte. Addio. Perché tu non canti? Perché non mi va. Pensi a Iole, Insomma, la donna è sempre un tormento. Prima uno spasima perché vuole sposarla. Poi spasima perché è geloso. E poi spasima per un altro motivo. Perché è sempre lei che finisce per comandare. È alzato il vento! Sciogliete la vela! Primo giorno di navigazione. Questo sarà il calendario. Un'intacca per ogni giorno. Non parli mai. Non sorridi più, Iole. Rendi tristi anche noi. La nave è lontana, tuttavia. State zitte! Aspetti con tanta ansia che la mia sorte si decida? Sì, padre. In ogni caso sarà la pace per noi. Anche se quel ragazzo è Giasone. L'hai detto anche tu una volta. Il trono è un peso. Noi abbiamo soltanto bisogno di serenità. È troppo tardi per ricominciare. Non è possibile. Ma con l'aiuto degli dei, Ercole... Non nominarlo! No. No, Iole. Non è possibile quello che pensi. Da adesso solo acqua. Il vino è un tiro di freccia, con 4 bracciate a nuoto. Già, ma bisognerebbe che la nave affondasse.
essere, prendi il mio posto, avanti! Con me nella stiva! Io non subisco imposizioni da nessuno. Non cederò mai a un ricatto simile. Se qualcuno non ha fiducia nell'impresa o in questa nave, posso sbarcarlo nell'isola più vicina. Devi sbarcarci a Iolco, non in un'isola qualsiasi, e al più presto. Non so chi semina la discordia fra voi, ma non riesco a credere che una tempesta vi abbia spaventato a questo punto. I viveri sono andati a finire in mare. L'acqua scarseggia. Nettuno e Zeus sono contro di noi. Sì, È così. E allora, che cosa decidi? Non spetta a lui a decidere, ma a noi. A voi? O se non capite più niente dalla paura? Sappiatelo tutti, chi si ribella adesso è un traditore. Vada, Argo. Io non mi faccio insultare, sai. Cosa hai da protestare tu? Di. Lasciami! Quando mi farà piacere. Lasciami, ti ho detto. Vuoi che ti mandi a raggiungere i viveri, visto che ci tieni tanto? No, Ercole. No! Ascoltatemi bene, tutti voi che gli avete dato mano e minacciato di ribellarvi. C'è stata tempesta. E da quando in qua gli uomini vanno per mare solo col tempo buono? Cos'è che ha mutato il vostro animo? Su, rispondete. Forse la sobillazione di qualcuno? Andiamo, tornate ai remi, sbarcheremo tra poco. Avete sentito? Ehi, tu, di dove sei? Delle campagne di Iolco. È la prima volta che navighi? La prima e l'ultima, spero. E perché? Soffro il mal di mare. Vedo che ti piace scherzare. È l'unica maniera che ho per dire la verità. E va bene. Allora, visto che sei tanto arguto, sta a sentire attentamente quello che ti dico. Ora dobbiamo approdare per riparare la nave e rifornirci. E tu risponderai per l'equipaggio. È ben chiaro? Io? Sì, tu. Ho capito da chi era partita l'idea di tornare a Iolco. Nessuno dell'equipaggio dovrà lasciare la nave quando noi saremo sbarcati. Non ti sarei più utile a terra, allora? No! Tu resterai a bordo e al primo inconveniente t'appenderò all'albero. Sta bene, obbedisco. Così ti ha legato le mani, eh? Avanti, che fate? Al lavoro! A presto! Buona fortuna! Credo sia meglio provare da questa parte.
Chi siete? Che cosa volete nella nostra terra? Credevamo che l'isola fosse deserta. Siamo sbarcati per rifornirci di acqua e di selvaggina. Ma le nostre intenzioni sono pacifiche. Gettate le armi e seguiteci. La nostra regina deciderà. Ma sì, interessante imprevisto. Seguitemi. Come ti chiami? Chi è la vostra regina? Ma chi sperava più che a 60 anni mi capitasse ancora un'avventura come questa? Oh, Dei, vi ringrazio. Per Plutone, allora è vero. Io credevo che fosse una favola, una chiacchiera di quelle che inventano i poeti. Ma perché? Chi sono? Sono le Amazzoni, amico mio. Un popolo di femmine, capisci? Tutte donne. Qualcosa di simile alle api. Non ci riserveranno la fine dei fuchi. I fuchi? Sì, i maschi delle api, che le femmine uccidono dopo le nozze. Guardate. Tutti uomini. Flepas Fenicio, qui sbarcò, qui amò, qui morì. Capito? E anche se fosse, la vita degli uomini è appesa a un filo. Saremo vivi domani? Chi può dirlo? E allora non ci stiamo a pensare troppo. Salute, regina. Spero che il tuo aiuto mi consenta di protrarre la mia permanenza sulla tua terra il meno possibile. Non vogliamo turbare la vostra vita e soprattutto la vostra solitudine. Vedo che fai dell'ironia. Sì, siamo un popolo di donne. Con noi non ci sono uomini. Da molti anni ormai. Il fuoco che uscì dalla bocca di quella montagna li distrusse tutti. Siamo rimaste sole. Pensa all'ultima di noi, straniero, e non farai più dell'ironia. Perdonami, regina. Il mio nome è Giasone. Questi sono Argo, Polluce, Laerte, Castore e Esculapio. Andavamo verso la Colchide. Una tempesta ci ha costretto a liberarci di tutto il carico e... Il tuo sguardo è leale, ti credo. Questi sono nostri ospiti. Mettete a loro disposizione il nostro grano e il nostro vino. Ah, bene. Le cose si mettono bene. E che avevo detto io? Non conosco ancora il tuo nome. Mi chiamo Antea. Che altro? Vorrei sapere fino a qual punto le tue parole erano sincere. Sì, la storia del vulcano che aveva ucciso tutti gli uomini me l'aveva già detta Laerte venendo qui. Solo che l'eruzione accadde più di 100 anni fa. Tu quindi non ti spieghi il sopravvivere di un popolo di sole donne? Vieni,
Ti insegnerò io a nuotare. La traversata è stata abbastanza tranquilla. Abbiamo avuto un tempo quasi sempre ottimo. No, per questo non possiamo lamentare. Perché quando ho fatto diminuire la velatura, Sono gli anni che uno si sente, quelli che contano, non quelli che si hanno. Alcuni anni dopo l'eruzione approdarono dai naviganti. All'accoglienza trepidante delle donne contrapposero saccheggi, violenze e uccisioni. Fu una dura lezione. Le superstiti appresero l'uso delle armi. Accolsero ancora gli uomini nell'isola, ma furono le donne poi ad uccidere gli uomini. Ne sopravvenne un senso di liberazione. Man mano che le anziane morivano, le fanciulle crescevano e provavano una strana felicità nel sentirsi le uniche padrone di questa terra. E non vi è mai capitato di innamorarvi? Da noi amore è una parola sconosciuta. Non esiste più da tanto tempo. Perché ridi? Ti vedo giovane come me. Dimmi la verità. Tu credi a quello che dici? Gli uomini sono tutti uguali, fatti soltanto di desiderio. Forse gli dei hanno creato noi amazzoni proprio per punirne qualcuno. Non tutti gli uomini sono così. Hai mai sentito parlare di sentimenti, oltre che di desideri? Io non bacerò mai una donna che non amo. Non sembri molto preoccupato del tuo futuro. Come vedi, non ne ho motivo. Eccole là. Ehi, aspettate! Ma dove andate? Volete farci scoppiare? Tuffiamoci. Sei così goloso. Perché ci siamo incontrati? Perché mi ha spinto qui il vento? Doveva avere un altro destino. Un destino più umile? No, tu sei ambizioso, per questo mi piaci. Ma non possiamo fuggire di qui. Andar via insieme, io e te soli. Vivere come gli altri, lavorare e soffrire. Cosa te ne faresti di una donna capace di soffrire? No, il nostro amore è diverso dagli altri. Non partirò, non ti lascerò. Ormai la mia vita è legata a quest'isola. I tuoi baci, il tuo sorriso, la tua voce. Non potrei più vivere senza di te.
Darei 10 anni della mia vita per scoprire questo mistero. Non è un mistero, è prepotenza. Loro a terra e noi qui a marcire. Ercole, Ulisse e Orfeo sono sempre qui sulla nave. Gli altri no. E sono più di 10 giorni ormai. E di viveri ce n'è più che abbastanza. Ma i miei sentimenti... È inutile parlare adesso di sentimenti. Il termine è scaduto, è da un pezzo. Ogni esitazione è tradimento e come tale sarà punito. Questa è la nostra legge, anche per te, Antea, come per le altre. Quegli uomini dovranno tutti morire. Giasone per primo. Non dovranno vedere il nuovo sole. Dovrete agire senza esitare alle prime luci dell'alba. Esculapio, svegliati! Che c'è? Se dovessi addormentare un uomo, che gli daresti? Ma ti pare una domanda da fare a uno che dorme? Su, svegliati un momento, è importante. Niente più importante del sonno. Appunto, cosa si dà per addormentare uno? Il succo del papavero, mandiamo. Il papavero nel vino rende l'uomo felice e sonnolento insieme. Papavero come questo? Sì. Grazie. Ulisse. Allora, speriamo che bevano abbastanza. Andiamo. Ma dove vanno quelli là? Guardate che aria sospetta, camminano come ladri. Quelli vanno a divertirsi con le Amazzoni. E noi dobbiamo star qui come bambini in castigo. Io ne ho abbastanza. Ma la smettete, che voglio dormire io. Gli dei. Nettare mi inebria, tu sei come due donne in una, perché ne vedo un'altra accanto a te che mi guarda con la stessa triste espressione. Ma già, siete tutte così melancoliche stasera, neanche dovesse morire qualcuno. Sapessi quante volte io mi chiedo dove sarò tra 10 anni. Che torpore mi è venuto ad un tratto. Non andar via, danza ancora.
aiutami a sfuggirmi. Che cos'è accaduto? Prima che tu arrivassi, da varie notti io sognavo un uomo. Lo avevo sognato altre volte prima. Ma finora, fra tutti quelli che il destino aveva portato qui, non c'era mai un volto che gli somigliasse. Poi sei arrivato tu. E tu hai il volto dell'uomo che ho amato nei miei sogni. Come hai fatto a metterci il sonnifero? Ho imitato il verso del lupo innamorato. Le ragazze sono uscite con le armi in pugno e io ho versato il succo nel vino. Il verso del lupo? Sì, così. Ho conosciuto qualcuno che sapeva imitare alla perfezione il verso del lupo. Già, Ulisse. Deve essere proprio Ulisse. Oppure un lupo che imita Ulisse. Tu prenderai Esculapio perché è più leggero. Intanto tieni gli occhi aperti. Sentite che profumo d'aranci, fa girare la testa. Io spero che fra poco me la faccia girare il vino la testa. Sta certo che me ne levo la voglia. Avete visto quelle guerriere che sono passate ieri? E come? Per Plutone ce n'era una che se la ritrova. Dove andate voi? Chi va autorizzato a sbarcare? Parlate. Scappiamo sempre. Non ci provate. Avete fatto bene a venire in fondo. Ho un lavoretto per voi. Venite con me. Beh, obbedite! Altrimenti vi rompo le ossa! Obbedite se ci tenete alla pelle!
sveglia! Tutti in coperta! Presto, presto! Tutti in coperta. Proprio adesso che stavo sognando. Andiamo, ragazzi. L'aria del mare li risveglierà. Ma insomma, adesso dove stiamo andando? Nella Colchide? Ah sì? Ma che Colchide? Ercole, tipi, viriamo di bordo. Abbiamo deciso di tornare a Lemno. Orfeo, Ulisse, prendete il timone. Io ho deciso di proseguire. Come? E tu, perché non vai con loro? Io devo visitare un ammalato. Sì, proprio così. Avanti, su, vogate! Orfeo, canta tu. E voi tutti fategli coro. Sull'onda azzurra balla. Sciogliete la vela! Stringe con la gloria verso il mistero, quello vorrà conquistare. E amfitruide del mar, venti del cielo chiaro. Non più dolor, non più furo, se non ne fa l'avventura della vita della morte, della libertà di Olco. Finalmente la Colchide. Ritroverò il vello d'oro. Perché sono sbarcati di notte? Potevano aspettare l'alba. E chi poteva trattenere Giasone? Neppure Ercole ci è riuscito.
Giasone. Dov'è Giasone? Giasone! 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 Mio fratello mi ha ucciso. Peli ha armato la mano del sicario che mi ha colpito nel sonno. Possano gli dei perdonargli la sua colpa, ma possano maledirlo e perseguitarlo se farà male a mio figlio. Io vi affido Giasone, o dei. Non chiedo vendetta. Io voglio che per la mia vita perduta nessun'altra vita si spenga. Hai compiuto un gesto da re. Noi ti riconosciamo sovrano di tutta la Tessaglia. Che cosa c'è scritto dietro al vello d'oro? Su chi cadrà la vendetta? Su nessuno. Questa era la volontà di Esone, mio padre. La sua bontà non conosceva odio. Io col vostro aiuto questo patrimonio cercherò di portare a Iolco. Perdona se vuoi, ma guarda negli occhi chi mandi assolto. Io farò quello che mio padre mi ha comandato e che la mia coscienza accetta. Ne prendo tutta la responsabilità. Perché non viene su dalla stiva? Non so. Andiamo a vedere. Ah, ecco. Ma che succede? Tutti indietro! E il vello d'oro? Rubato sotto i nostri occhi. Nessuno lasci la nave. Ci siamo lasciati giocare come degli inetti. Ma nessuno è sceso a terra. Un momento. Dov'è Euristeo? Dov'è Euristeo?
È lui che manca. Miserabile. Il popolo di Iolco ci crederà degli impostori. Questa è la fine. No, non ancora. Andrò io a terra. E ritroverò il vello d'oro. E Iolco avrà il suo re legittimo. Lo giuro davanti agli dei. Aspettate il segnale che vi farò dal palazzo con una torcia. Non aver paura, non ti uccido. Non mi sporco le mani col tuo sangue. E quanto a te, vecchio, mi ispiri due cose insieme, pietà e disgusto. Guardate, il segnale. Andiamo. Andiamo alla Reggio. Sarà il figlio del re ucciso a giudicarti, Giasone, il successore legittimo. Se arriverà qui vivo. Non dubitare di questo. Non sai quanto è ridicola questa tua sicurezza. Rallegrati, è l'ultima occasione che hai. Che significa? Non puoi uscire, ordine del re. Ordine del re. Dimmi, dov'è Ercole? Non sappiamo nulla. Ma che succede? Perché questi ordini assurdi? Non meravigliarti, Iole. Col ritorno di Giasone si decide il destino di Iole. Ercole. Cerca di sentire. Quello per ora non si muove. Ercole! Ercole! La porta non si apre dall'interno. Siamo prigionieri con lui. Gli dei ci hanno abbandonato. No, Ercole è vivo. Mi hai detto che la tua impresa è riuscita. Che hai trovato la Colchide e nella Colchide il vello d'oro. Posso vederlo? Dov'è Ercole? Cosa c'entra Ercole con il vello? Se devo cederti il trono ho bisogno di quella prova, non di Ercole. Voglio sapere dov'è. Assumi già il tono e le parole di un re? Basta con le chiacchiere e le domande. Mostrami il vello d'oro e il trono sarà tuo. Ma se hai mentito sarai condannato con tutto il tuo seguito di servi e di bugiardi. T'ho detto che il vello è stato rubato. Hai la parola degli uomini. La loro parola si vende al mercato. Io voglio il vello d'oro, voglio vederlo, riconoscerlo. Ma se non l'hai con te, deponi le armi insieme alla tua gente e considerati prigioniero. Mai! Questo mai! Ulisse! Vada a te, padre!
Continua così. Padre. Iole, perdonami. Tutti gli uomini possono sbagliare, ma io ho sbagliato più di tutti. Ti ho fatto tanto male. Perdonami. Giasone è il nuovo re di Iolco. Che egli abbia pietà della mia memoria. Devi dirmi la verità. Non posso resistere così. Ormai è inutile. Per questo io muoio. Padre! Padre! La morte estingue ogni odio. Va con Ercole. Ercole ti ama. Povero sciocco Ito. Ora io ti raggiungo. Che gli dei, che tutti mi perdonino. Indietro! Da un grande dolore, dal sangue, spesso nasce la forza vitale e creativa dell'amore. Per questo Ercole e Iole s'avviano oggi verso la loro felicità, come tutti gli uomini quando tornano la giustizia e la pace. Perché eterni sono i sentimenti, eterna l'esperienza dei giorni. Addio, Ercole. Addio, Iole. La vita vi aspetta e sarà felice e triste, buia o splendida come quella che avete vissuto. Ma avete voi stessi e questo basta a continuare.